Iron Mike Tyson affronterà Roy Jones Jr. E allora ragazzi, ho voluto fare un intro un pochettino, diciamo, di suspense per descrivere il match che ci sarà questo fine settimana, questo 29 novembre alle ore 3 del mattino. Ritornerà sul ring Iron Mike Tyson contro Roy Jones Jr. In questo video faremo un'analisi e i pronostici di questo incontro. Voglio andare a fare subito velocemente un riepilogo di chi è l'uno e chi è l'altro per chi magari non ha ben chiari certi numeri o certe statistiche. Ad ogni modo, Iron Mike Tyson, 54 anni, ritirato nel 2005 dopo che subì 2 sconfitte consecutive per KO contro Devin Williams e Kevin Medbridge, è stato il più giovane campione del mondo dei pesi massimi ad appena 20 anni, 4 mesi e 22 giorni. A seguito della vittoria contro Trevor Berbick diventò campione del mondo WBC ed era il 1986. Poi da lì ha conquistato le varie altre cinture, c'è la cintura IBF, la cintura WBA, è stato il campione lineare, insomma è stata una vera macchina da guerra. Iron Mike, chi non lo conosce? Dall'altro lato si troverà di fronte il Mr. Roy Jones Jr., che ha 51 anni. Il suo ultimo incontro è il del 2018 quando vinse per TKO contro Vasquez, anche lui campione IBF, campione WBC, campione IBO, campione WBA, è stato argento alle Olimpiadi di Seul del 1988. Ma oltre a questo, Roy Jones Jr., oltre ad essere stato uno dei più grandi pugili degli anni 90 e comunque della storia, è stato anche rapper, ha fatto 2 album, è stato anche attore, è anche a tuttora attore. Ha fatto comparse in Matrix, in Universal Soldiers, in Creed 2, me ne sono segnati un paio, L'Avvocato del Diavolo. Ora, onestamente devo andare a rivedere nuovamente questi film perché non mi ricordo dove lui fosse presente, ma in ogni caso la sua scheda dice che comunque Roy Jones Jr., oltre ad essere stato un grande pugile, è anche un rapper ed anche un attore. Ora, andiamo all'analisi di questo match. Ragazzi, non c'è analisi, perché in realtà, ragazzi miei, non è un vero e proprio incontro, ma è bensì un'esibizione. Cioè, stanno ritornando sul ring per un'esibizione. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, vi dico quali sono le regole del gioco, delle regole ben precise. Allora, anziché 12 round saranno esclusivamente 8 round, anziché 3 minuti per round saranno 2 minuti per round, non ci saranno giudici, o meglio, ci saranno gli arbitri che saranno degli ex fighter che gestiranno un attimino l'incontro. I guantoni non saranno i guantoni da 10 once ma da 12 once. Non è previsto il KO, quindi non ci deve essere il KO. Se qualora uno dei due si dovesse effettuare un taglio, quindi creare una ferita durante l'incontro, verrà automaticamente interrotto. Quindi ragazzi, sarà uno sparring tra 2 grandi campioni. Quando 2 grandi campioni si mettono a fare lo sparring, sicuramente merita di essere visto, ma non aspettiamoci che ci sia un match dove si diciamo faranno vedere i vecchi pasti di un tempo. Si sa che quando 2 pugili, 2 fighter cominciano a scambiarsi i colpi, inizia il divertimento e quindi uno comincia a spingere sempre di più. Personalmente ne so qualcosa, con i miei compagni di palestra ci siamo sempre massacrati, però al di là di un bello sparring, magari bello duro, bello tosto, che attenzione, il KO potrebbe anche succedere, ma se dovesse succedere che qualcuno dà il colpo un pochettino più forte e l'altro gli cedono un attimino le gambe, molto probabilmente vedremo l'incontro interrompersi immediatamente. Quindi siamo contenti che ci sarà il ritorno sia di Iron Mike Tyson che di Roy Jones Jr., ma non aspettiamoci che sarà una battaglia di quelle, diciamo, reali. Poi nella stessa serata però c'è da segnalare che ci sarà anche il ritorno sul ring di Jack the Problem Child Paul. E voi direte, e chi è? Allora, per chi non lo dovesse sapere, Jack Paul è un famosissimo youtuber con più di
mi sembra 22 milioni di follower che seguono il suo canale, quindi una persona dal peso mediatico molto molto forte, che si affronterà contro Nate Robinson, giocatore di basket ex NBA che ha militato nei New York Knicks, Boston Celtics, Oklahoma City ed altri. E sarà però un incontro professionistico dove abbiamo comunque Jake Paul che ha già disputato un incontro da professionista contro un altro youtuber youtuber che mi sono segnato il nome perché sinceramente non riesco a pronunciarlo, Aneson Jib, meglio conosciuto come Jib, e vinse in quell'occasione per TKO. Perché comunque bisogna dire che Jake Paul, anche se ha solo un match alle sue spalle, io l'ho visto, devo dire che non è malaccio tutto sommato. Famosa è stata la sfida lanciata tra Jack e suo fratello Logan contro altri due youtuber, ovvero KSI e Deji, che si affrontarono in un evento organizzato addirittura da Herb Dean, che ebbe un successo pazzesco. Ricordiamo, o che per chi non lo dovesse sapere, durante questo match ci sono state tante critiche, giustamente i puristi del pugilato, ma anche io, tra virgolette, concordo che non ci dobbiamo aspettare a vedere quel tipo di match, però in realtà ragazzi sì, è vero che non sarà un match dall'alto livello tecnico, però ai fini della diffusione del pugilato, del far avvicinare nuova gente al pugilato e agli sport da combattimento, questa è una chiave di lettura molto interessante, perché voi immaginate una persona come Jake Paul che ha ben 22 follower su YouTube e tra i vari social si raggiungono numeri stratosferici, che andranno a vedere un suo incontro di pugilato. Niente di strano che tra 22 milioni, ora mettiamo l'1%, mettiamo lo 0,1% dovesse appassionarsi a questa cosa e dire ma sai che c'è? Il pugilato tutto sommato non mi dispiace, e vanno a spostarsi a fare pugilato, e beh, direi che sicuramente la categoria, tutto il circuito degli sport da combattimento ne andrà a giovare, e quindi avrà delle nuove persone che si appassioneranno a questi sport, ai nostri sport da combattimento. Comunque, come dicevo, nel Common Event ci sarà appunto Jake Paul contro Nate Robinson che farà il suo esordio come pugile professionista. Prima che mi dimentico, vi ricordo che potrete vedere questo incontro in pay-per-view al prezzo di $23,99, ovvero poco più di 20 euro, su five.tv. Vi registrate e niente, lì potete tranquillamente vedervi l'incontro, ce lo vedremo direttamente là. Detto questo, da parte di Francesco Lafauce e il team di Stone Fighters TV è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vamos! Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV, Stone Fighter TV, yeah. Stone Fighter TV. Prendi un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco e non ti perdere il film. Se non piace la lotta non passarci da qui. Stone Fighter TV.